Molti non sanno che tra la Moldavia e l'Ucraina esiste un piccolo stato a riconoscimento parziale, un luogo che ufficialmente non compare sulle mappe, ma che per i suoi abitanti è una patria a tutti gli effetti, la Transnistria o Pridnistrovia. Qui sventola ancora una bandiera con falce e martelli, retaggio di un'epoca che il resto del mondo ha archiviato da tempo. In questo video vi porto con me alla scoperta di questa realtà unica, fatta di contraddizioni, simboli e curiosità, che non troverete in nessun altro posto in Europa. Amici, buongiorno! Abbiamo appena finito di fare pulizia dei nostri cellulari perché si è risaputo che al confine con la Pridnistrovia sono abbastanza ferrei e sono successi degli episodi in cui controllano i cellulari, controllano le chat per parole a rischio e noi non vogliamo che accada. Ok, ci stiamo avvicinando al confine con la Pridnistrovia dove ci faranno i controlli di cui vi parlavo prima. Ovviamente non posso filmare e forse ci vediamo dall'altro lato. И лучики тепла доверчиво глядя. Abbiamo appena passato il confine che è diviso in confine con la Moldavia, il posto di blocco moldavo. A metà ci sono le Peacekeeping Forces, che è un altro posto di blocco con soldati russi, moldavi e della Pridnistrovia. E poi c'è l'ingresso ufficiale, il border, sorvegliato dalle loro forze armate. Non ci hanno fatto particolari problemi, mi hanno aperto la valigia e controllato che non avessi niente di strano, però siamo ufficialmente arrivati. Adesso ci fermiamo allo sheriff per cambiare un po' di valuta locale. Ok, siamo di fronte al supermercato Sheriff a Bender. Abbiamo cambiato un po' di soldi. Questo è il rublo transnistriano, che è una moneta ovviamente usata solo qua. Molto fighi in realtà, non hanno niente a che vedere con i rubli russi. Abbiamo anche preso un set di monete di plastica, perché qui, per darti il resto, per capirci, con le monete hanno questa speciale valuta in plastica. Siamo arrivati alla fortezza di Bender che ci accoglie con un bellissimo parco divertimenti, Karuselny Dvor, che non ho idea di cosa significhi, però l'ho letto intanto. Molto soviet. Здравствуйте. Я хочу 2 бамперные машины, пожалуйста. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Wow! Questo è praticamente il sogno italiano, andare negli autoscontri in Transnistria. Una cosa che si nota è che gli piace flexare quanto siano militarmente forti e indipendenti. Questa è l'accoglienza. Stiamo per entrare alla Bender Fortress. Questi sono i prezzi per l'ingresso, per i non residenti sono 50 rubli, per cui la bellezza di 2,50 € alla faccia del comunismo. Per la serie posti dove finirebbe Filippo, siamo in Russia, la sala delle torture. Bello, comodo. Da queste feritoie i soldati potevano porgere le canne dei fucili per difendere. Comunque qui dire la parola Transnistria è perseguibile dalla legge. Infatti se lo dici a qualcuno del posto che ti sente un qualche tipo di poliziotto o militare, la pena è l'arresto. Infatti l'unico modo per poter definire questo stato è Pridnistrovskaya Republikskaya Moldavskaya, qualcosa del genere. Comunque Pridnistrovia va benissimo. Questa è una bevanda di produzione locale, come possiamo vedere da qui. Molto buona, sembra tipo una cedrata. Adesso stiamo andando a pranzo e stiamo passando di fianco al Parlamento con una bellissima statua del nostro amico Vladimir Lenin.
Adesso ci facciamo il nostro borscht con la smetana e pampushka, che è un pane all'aglio. Questi sono due con la carne e due col formaggio. Ci è arrivato il conto, sono 413 rubli, che equivalgono a circa 20 euro in 3 persone. Questo è uno degli originali tipo pseudo carro armati che venivano usati. Si può leggere Zarodino, che significa per la patria. Questo è l'equivalente del monumento che vedevamo ieri con la fiamma eterna in onore ai caduti dell'indipendenza. E questo è il palazzo del governo. La Transnistria de jure appartiene alla Moldavia, ma de facto si governa da sola dal 1990, quando dichiarò unilateralmente l'indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Ne seguì un breve ma sanguinoso conflitto che si concluse con un cessate il fuoco nel 1992. Da allora la regione è rimasta sotto il controllo delle autorità separatiste locali, sostenute militarmente ed economicamente dalla Russia. Oggi la Transnistria non è riconosciuta a livello internazionale, ma funziona come uno Stato a tutti gli effetti, con un suo governo, una sua moneta, un esercito e persino un passaporto proprio. Devo dire che fa un po' effetto, cioè camminare così, vedere tutti questi monumenti, simboli legati a una parte di storia che forse in Italia comunque ci viene raccontata nei libri di scuola, ma comunque mai spiegata fino in fondo. Io personalmente non sapevo neanche dell'esistenza di questo Stato fino a qualche settimana fa, eppure è probabilmente l'esempio meglio conservato che abbiamo di quella che era l'Unione Sovietica in continente europeo. La Prednestrovia comunque è riconosciuta da solo altri 3 stati, tutti e 3 non sono riconosciuti a loro volta. Questo è lo stemma della Prednestrovia, infatti possiamo leggere Prednestrovskaya Moldavskaya Respublika e c'è scritto in russo e in ucraino. Adesso stiamo entrando al mercato verde, è un mercato che fanno tutti i giorni con botanica, prodotti locali, tutti i contadini della zona vengono qui a vendere i loro prodotti, frutta, verdura, ortaggi. Qua non si potrebbero fare video, ma ormai stiamo ballando, balliamo, è la parte relativa alla carne, il meat market. Abbiamo fatto un po' di shopping, siamo venuti qui in questo parco sulle rive del fiume Dnistr, Prednestrovia, prima del Dnistro, terra prima del Dnistro. Si respira un'aria molto tranquilla, i bambini sono fuori, che giocano, non si vede militari, polizia, niente. Tutti sono molto tranquilli. Abbiamo fatto quick break alla gigantografia di Yuri Gagarin, prima missione sovietica nello spazio. Ci siamo fermati di nuovo a Sheriff a bere un ottimo espresso e ho comprato anche la Costituzione della Repubblica. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo riattraversato i 3 confini, i 3 border control per tornare in Moldavia. È andato tutto bene, posso ripubblicare tutto quello che ho dovuto togliere. Non è assolutamente come viene descritto online, cioè io per la mia esperienza personale non ho trovato alcun tipo di ostilità, controllo supremo della polizia o cose del genere, sono tutti molto tranquilli. Sì, ma non ci andate da soli. Non ci andate da soli, non parlano inglese, parlano solo russo, per cui se non conoscete un minimo la lingua evitate. La Transnistria è un territorio particolare, con simboli e dinamiche che riportano a un passato non troppo lontano. Non a caso la Farnesina sconsiglia di viaggiare qui. Allo stesso tempo però ci sono realtà che vale la pena di conoscere di persona, per andare oltre i pregiudizi e farsi una propria idea. Con questo viaggio volevo fare proprio questo, osservare con i miei occhi ciò che spesso rimane solo un nome nelle mappe.